Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche disponibili per amore e affetti per il primo semestre del 2025. Abbiamo la carta della sacerdotessa, amici della Vergine. È una bella carta, è una carta che ci parla di intuizione, può essere che avrete un'intuizione particolarmente sviluppata nei confronti degli altri e delle relazioni che instaurerete. È una carta che parla anche del vedere al di là di certe cose. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai video, ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. E sempre in descrizione c'è anche il video di presentazione del nuovo corso che inizierà a gennaio 2025 di tarocchi intuitivi, ma è un livello intermedio, quindi c'è parecchio materiale in più. Voi comunque mi potete contattare via mail e io poi vi mando il programma. Bene ragazzi, questa è una di 4 letture che io andrò a pubblicare per il primo semestre del 2025. 2 sono già online, una è generale e una riguarda la crescita spirituale, questa è su amore e affetti e l'ultima sarà su lavoro e economia. Quindi, se non la volete perdere, rimanete sintonizzati. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia generale per amore e affetti per il primo semestre 2025. Partiamo con un fante di coppe, ragazzi, quindi diciamo un'energia fresca. 7 di bastoni, cavaliere di spade, 5 di spade, 3 di coppe, scusate, io ho le mani piccole e questo mazzo è abbastanza grande, 3 di pentacoli, mm, 10 di spade mago. Mm. Amici della Vergine, vi vedo un po' a fatti vostri, se ve la devo dire tutta in questo semestre. Soprattutto perché vedo questo 7 di bastoni e mi dice che è come se teneste fuori qualcuno o qualcosa. Ma partiamo dall'inizio. Partiamo dal fante di coppe, che effettivamente è un'energia fresca, giovanile, gioviale, può essere una proposta magari di un lavoro che potrebbe arrivarvi, considerato che c'è l'imperatore, 8 di coppe e morte. Voglio andare a vedere anche 7 di bastoni. Per qualcuno, ragazzi, questo risuona con un tema, una questione con un padre, perché abbiamo l'imperatore e una figura che rappresenta un figlio.
Quindi c'è un qualche tema con l'autorità, o un padre in questo caso, visto che è una relazione affettiva, o comunque qualcuno che nella famiglia, nell'ambiente intorno a voi, nel mondo del lavoro, ipotesi, con il quale ovviamente avete una relazione, è come se ci potesse essere un'offerta, una proposta appunto da parte di questa persona, ma lo sento molto come un ultimatum perché dopo abbiamo la morte per la serie, o così o così. E il 7 di bastoni è spiegato da un 7 di spade, da un 9 di pentacoli, il papa e un matto. Qui c'è un colpo di testa. Uh, c'è proprio un colpo di testa, ragazzi, eh. Anche perché anche qui abbiamo questo fante di spade. Sento l'energia dei matrimoni combinati. Ora, vi dico quello che sento, poi ovviamente se non risuona lasciate andare questo messaggio, però ho come la sensazione che ci sia una forzatura intorno a voi e effettivamente avendo quell'imperatore ed essendoci quel tema con il padre, potrebbe essere come un padre che magari non è che il matrimonio sia combinato chiaramente, però è come se vi spingesse verso una persona in particolare, dicesse quella è la persona giusta per te, è un buon partito, sapete, no? Quelle cose che dicono. Però qui c'è come una sorta di reticenza e mi viene anche da dire un colpo di testa, eh? Adesso lasciamo lì l'informazione, andiamo avanti e poi ci ritorno. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Abbiamo un eremita e un 9 di spade. Sento come se una determinata energia partisse e poi qua tornasse indietro. Andiamo a vedere anche il 5 di spade. Non so se siete voi come impulso, magari qualcuno decide di andarsene da casa, di trasferirsi, di smettere di vivere con i genitori, piuttosto che di smettere di vivere con un partner autoritario o autorevole, considerato che abbiamo l'imperatore, ci potrebbe essere come questo colpo di testa, no, boh, basta, me ne vado, però poi alla fine dove vado? Allora, un asso di coppe per il 5 di spade. E 3 di spade. Voglio andare a vedere anche il 3 di coppe. Mm. 5 di pentacoli. Qui ragazzi vi succederà qualche cosa, poi vabbè io dico vi succederà, ma sapete sempre che sono letture collettive, bisogna vedere la situazione di ognuno. Però ho come la sensazione che qualche amicizia o qualche persona pensavate essere amica potrebbe effettivamente non esserlo così tanto. Ci potrebbero essere dei pettegolezzi, come un tentativo di confondervi le idee. C'è un 3 di spade, un 5 di pentacoli, un 5 di spade, un 4 di spade. Insomma, potreste avere una brutta sorpresa da parte di una persona vicino a voi. E per vicino a voi intendo collega o amico. Non sento tanto parente, più un'amicizia, una conoscenza, un collega, appunto. Mm? Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Prima forse ho detto il 3 di pentacoli. 8 di pentacoli. Allora, io qui ragazzi, sinceramente vedo che nel prossimo semestre avrete bisogno di lavorare sulle vostre basi personali, perché qui ho come la sensazione che potreste prendere una decisione, quel colpo di testa di cui vi parlavo prima, spinto un po' dall'impulso e non dalla razione, perché la razione sta messa così, cioè avete un 5 di spade, voglio dire, è più che confusionario il modo in cui
pensate. Perché? Perché state soffrendo o perché comunque ci sarà questa sofferenza da parte di qualcuno vicino a voi e secondo me, avendo anche un 5 di pentacoli, è facile che ci sia come qualche paura di abbandono e la cosa importante per voi è costruire la propria stabilità. È un 4 di pentacoli, l'elemento è terra, qualcosa di concreto. I 4 fanno riferimento anche alla casa, alle fondamenta, alle radici proprio. E quindi qui è come se ci fosse da lavorare su di voi per non dover dipendere o non dover stare in certe situazioni perché fondamentalmente magari avete paura di non riuscire a farcela da soli. Per qualcuno si tratta di trovare un lavoro per conto proprio, se magari lavorate con il partner piuttosto che con questa persona. Se per esempio questa persona vicino a voi, se per esempio fosse un collega, si tratta o di farsi trasferire o di cambiare lavoro anche per qualcuno. Andiamo a vedere il 10 di spade con il mago, perché qui c'è la fine e un inizio. Il 10 di spade di solito è la fine della sofferenza. E il mago è un nuovo inizio, è una nuova... cosa ho visto? La ruota della fortuna. È un 3 di bastoni. Guardate, fine semestre le cose cambieranno a 360 gradi. Avete sia la ruota della fortuna, che sono come questi cambi favorevoli, queste nuove possibilità, queste nuove occasioni che potrebbero arrivare. Il mago è un'azione con intenzione, quindi vi dico che è come se iniziaste a dare una direzione, mm, alla vostra vita, piuttosto che fare scelte per evitare quello che vi sbatte contro. È come se vedeste la cosa nel lungo periodo. Con la sacerdotessa potreste farvi domande del tipo: dove mi vedo io tra 5 anni? Con chi mi vedo io tra 5 anni? Mm? Mi vedo con questa persona? Ok, allora passiamo ai settori, passiamo ai single. Ecco, i single sono quelli che secondo me potrebbero essere un po' più sballottati di qua e di là. Cioè è come se qualcuno da un lato cercasse di recuperare una situazione, diciamo non romantica, sento come se ci fosse qualche tema con gli amici qui, ragazzi. E dall'altro potreste essere presi da varie avventure che in effetti potrebbero capitarvi, ma ho come la sensazione che una di queste potrebbe essere una persona sposata. Quindi magari non proprio, come vi posso dire, guardabile nel lungo periodo, valutabile nel lungo periodo. E in questo senso, se per caso vi succedesse, fate attenzione perché a non credere di essere innamorati quando in realtà il cuore è più quello che soffre che quello che gioisce. Perché quello che noi crediamo con la testa è un qualche cosa che può essere incriptato. Lo possiamo fare noi, ma quello che sente il cuore non può essere incriptato. Quello che si sente. È per quello che il cuore non mente. Ok, il punto è saper decifrare le emozioni. E qui con la confusione mentale che c'è, forse avreste bisogno di fare una sorta di studio delle emozioni che vivete tutti i giorni. Comunque vi devo dire che c'è un cambio, e ci potrebbe anche essere un inizio. ehm, In realtà il mago è la carta del single e anche il 9 di pentacoli è la carta del single, quindi se ve la devo dire tutta, diciamo che forse è un semestre dove vi divertirete. C'è questa persona effettivamente che potreste incontrare, ma è come se nel lungo periodo non vi potesse dare garanzie, quindi non so alla fine, insomma, avete questo 10, avete questa ruota della fortuna, secondo me deciderete di lasciare indietro questo personaggio. Se siete in una relazione, ragazzi, allora, qui devo dire ehm, che o non la state raccontando giusta a qualcuno, o non la state raccontando giusta a voi stessi. Ah no, no, ma io sto bene single, non cerco niente, non cerco nessuno, e poi magari tutte le sere siete a casa che piangete.
Quindi si tratta di essere onesti con noi stessi, no? E di dire quello che effettivamente, poi vabbè, non è che dobbiamo dire tutto a tutti, però perlomeno riconoscere che sì, single, sto bene perché magari apprezzo la libertà, però alle volte mi manca condividere, per esempio. Direi che con questo set di bastoni siete parecchio schermati, qui vi sento un po' in via di fuga e qui con il cavaliere di spade anche, sinceramente. È come se steste fuggendo dal passato, però in realtà oggi siete persone diverse da come eravate anche solo un mese fa. Avete una consapevolezza diversa, potete affrontare le cose in modo diverso. Tutto sta a elaborare, secondo me, questa ferita ancora aperta che avete con questo 3 di spade e normalmente il 5 di pentacoli fa riferimento alla ferita di abbandono, sì, più a quella d'abbandono, diciamo. È qualcuno che è anche una carta da vittima, perché ci sono 2 ehm, come si chiamano? Mendicanti che hanno un posto dietro, si suppone che sia una chiesa, viste come sono le vetrate, quindi potrebbero entrare, trovare riparo, però sono talmente abituati a stare in questa condizione da miserabili che non fanno niente per cambiare. Veramente basta pochissimo, 2 passi per entrare in chiesa, e invece loro preferiscono rimanere lì fuori sotto la neve al freddo. E quindi è una carta di inerzia anche, una carta di qualcuno che preferisce stare in una brutta situazione solo perché la sa gestire, piuttosto che avventurarsi verso l'ignoto perché non si sa che cosa arriva. Però sento che lavorerete questa cosa, se ne andrà. Con la ruota della fortuna cambia il gioco, cambia anche il karma per qualcuno. Vi dirò, potrebbe essere che rompendo certi schemi di comportamento non vi capitino più certi tipi di persone. Questo nelle relazioni in generale, però ecco, sento che con questo papa ci potrebbe essere qualche tradimento, ve lo dico, avete il 3 di coppe, il 3 di spade, il papa col 7 di spade. Qui qualcuno potrebbe tradire il partner, la partner, il marito o la moglie. Non so se siete... È più facile che siate voi, visto che la lettura la vedete voi, piuttosto che il partner, però anche perché poi c'è un matto che mi parla proprio di avvento. Sì, secondo me sarete voi che potreste cadere in tentazione. Il punto è che questa tentazione vi manderà abbastanza in cortocircuito. mm? E credo che arriverete ad un certo punto dove, pur di non perdere quello che avete, cercherete di, insomma, tenere insieme la situazione al meglio che potete. Ma ho come l'idea che arriverete in un momento dove vi renderete conto che non potete più andare avanti così, che è stancante, che bisogna fare un lavoro di un altro tipo, quindi non tenere il piede magari in 2 scarpe o comunque non essere in una relazione quando ancora sto soffrendo per quella precedente, perché è come trascinarsi dietro tutti i disequilibri della relazione prima, li trascinate in quella attuale. Comunque qui, guardate, non vi preoccupate perché c'è veramente un grande cambio. È la fine della sofferenza, la fine di questo 3 di spade, la fine di un modo di pensare che vi tortura, e c'è la volontà di guardare avanti, questo cambio inaspettato con la ruota della fortuna che arriva e che mi fa ben sperare, amici della Vergine. Se siete in una relazione più o meno nì che non si capisce, mm, ho come l'idea che prenderete distanza dall'altra persona, ma distanza distanzona. Prima a livello verbale è come se doveste comunicare i vostri limiti, anche con un po' di arroganza probabilmente, perché potrebbe essere che qualcuno di voi, insomma, si sia un po' stufato di certe situazioni. Ehm, e anche lì, una volta che lavorerete la vostra sicurezza e che quindi non avrete più paura di questo abbandono, non avrete più paura di fare qualcosa di sbagliato, ma semplicemente farete qualcosa perché è giusto così, non importa cosa, l'importante è muoversi in certi casi. Io qui ho come la sensazione che ristabilendo questa vostra stabilità, se vogliamo, come delle barriere di protezione, anche i movimenti, le dinamiche all'interno di questa pseudo relazione potrebbero cambiare.
Per quello che riguarda, allora diciamo gli affetti vicini a voi, come vi dicevo, secondo me c'è un amico, un'amica, una conoscente o un collega di lavoro che ve la giocherà un po' sporca. Mm? È una persona a cui volete bene e potrebbe divulgare vostre informazioni. Quindi, visto che qui avete anche un 7 di spade, fate attenzione a quello che dite, fate attenzione a quello che vi dicono, perché potrebbero essere proiezioni degli altri, non necessariamente i fatti così come sono. Per quello che riguarda invece la famiglia, sia che sia quella che avete costruito, sia che sia quella di origine, sento che potrebbe esserci un distacco, anche qui c'è un cambio e un nuovo inizio. Per qualcuno si tratta di fare un passo. Il punto che non è se questo passo è giusto o sbagliato, il punto è che è così, si deve fare, prima o poi si deve fare. Vi dico che per qualcuno ha a che vedere con una casa, perché qui abbiamo un 4 di pentacoli e qui abbiamo un imperatore. Bene, andiamo a vedere Li Ching, che cosa vi vogliono consigliare. Ok, la pienezza, carta numero 55. Andiamo a vedere sul libro cosa dice. Sul libro viene tradotto come l'abbondanza. È il tempo dell'abbondanza. Una persona nobile e saggia la conquista di solito perché sa come comportarsi e ha forte volontà. Purtroppo questo è un tempo eccezionale e perciò a breve durata. Ma la persona saggia non si rattrista per questo. Anche in un periodo breve egli può fare in tempo a compiere tante cose, a fare e a spandere il bene attorno a sé, come il sole di mezzogiorno, per la serie che si può brillare anche in poco tempo. Mm? Uh, Se ne sono girate un po'. Ne rimetto dentro una sola per piacere, grazie. Abbondanza, wow! Vi ribadisce la carta di prima ed è un oracolo numero 1, che qui è come, diciamo, un rinforzo dell'arcano del mago, che è un numero 1, come se vi dicessero che basta iniziare, si deve solo fare il passo. E il mantra qui vi dice: sono abbondante, un'abbondanza infinita fluisce attraverso me. Wow! Quindi la vostra stabilità siete perfettamente in grado di crearla da soli, amici della Vergine. Andiamo a vedere una fatina. Positività. E effettivamente ci vuole, in questo semestre, ragazzi. Guardate, piuttosto fate come dice il 4 di spade, rimanete in disparte, statevene a casa vostra, non uscite, state lontani dalle malelingue, dalle persone invidiose, perché sto 5 di spade pesa, pesa parecchio. Possono essere appunto i pettegolezzi, le malelingue, le lingue taglienti, le cose non vere, dette perché magari uno pensa che sia così, vi dice una cosa invece poi i fatti sono diversi. Mm? Va bene. Amici della Vergine, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete scrivere una mail, così vi mando la lettera di presentazione e vi spiego come funziona. Se no, diversamente potete anche abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti raggruppa temi di esoterismo, temi di metafisica, temi di metamedicina, insomma, date un'occhiata ai temi che vado via via trattando entrando nelle playlist Lilla, perché i titoli dei video si vedono, sono pubblici. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi per essere stati qui con me, augurarvi un 2025 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!